The last straw may have been the comments of editor Ferruccio De Bortoli, revealing Berlusconi's efforts to influence the paper. The present editor of the Corriere della Sera is the one that weeks ago had to publish a long letter by one of Mr. Berlusconi associates and co-defenders in Berlusconi trials. The newspaper published the letter, and then the editor added to a little note at the end of the letter and say, I want to reassure Mr. Berlusconi that we, as a free newspaper, would have published these letters even without the strong pressures we have received from the Prime Minister. De Bortoli's resignation shocked his journalist colleagues. Le proteste abbiamo perso il Corriere e la democrazia italiana ha perso il suo più grande giornale, perché il giornale è perso. Io so chi lo dirigerà, è una persona onesta e per bene, ma non è come era il mio amico Ferruccio. È uno scandalo che abbiano licenziato il povero Biagi. Il povero, scusate, ma se io sono capace di mangiar via Biagi e Santoro, figuratevi voi che contate molto molto meno, siete tutti condannati, nessuno può alzare un dito, nessuno può alzare il sopracciglio, perché Berlusconi è spietato. Giovanni Sartori is one of the Corriere's most senior contributors. I'm very distressed, but it was in the cards. That's what I've been saying the whole time. I mean, you know, that Berlusconi wants to silence the last fastidious voice that is around. If the Corriere falls, I think freedom of expression is in jeopardy in Italy. Some voices refuse to be silenced. Marco Travaglio's daily column Bananas, published in L'Unità, a small left-wing newspaper, continues to hammer away at the Prime Minister's legal problems. Bananas? Ma perché io sono un grande simpatizzante di Woody Allen, e poi perché la situazione italiana è una situazione da Repubblica delle Banane, da Repubblica Sudamericana. His managing editor, Furio Colombo, believes that Travaglio's reporting is essential during what he calls a civil liberties emergency. Marco Travaglio is probably our best investigative journalist. He's the one that knows everything about Berlusconi trials. He's a super specialist that in any given moment can enter into a detail of any given trial relating Berlusconi to his business, Berlusconi to corruption. Despite numerous lawsuits against Travaglio and L'Unità, he refuses to allow his paper or his reporters to be intimidated. Intimidating is not a power, it's an influence that you have. Intimidating means I told you what to do. Why you don't do what I said, knowing that will be inconvenient for you not to follow the line that I have been suggesting. The power of intimidation is very important in creating a quasi-regime. Berlusconi's power over television and his own image is stronger still. In 1985, his TV stations were legalized by a special act of Parliament. Today, Rai and Berlusconi's media set, with 3 channels each, account for 90% of the Italian TV audience and $4 billion in advertising revenues. 12 years ago, Berlusconi asked Enrico Mentana to create a news division to compete with Rai. Avevo l'incarico di fare un telegiornale completamente diverso, molto moderno, che cercasse di raccogliere il favore di tutti i telespettatori, soprattutto quelli che non guardavano più i telegiornali della Rai perché c'era troppa politica, perché erano troppo faziosi. Si comincia a dire bisogna fare la guerra alla Rai, occorre creare una TV contro la Rai, cioè l'obiettivo è battere la Rai.
questa cosa oggi sembra normale, ma allora era rivoluzione assurda. Come affrontare la RAI? In 2001, when Berlusconi's coalition won power, he also won control over his competition, RAI Public Television. Within a year, the network's board of directors was replaced, and RAI was set on a new course. Roberto Natale heads the union representing some 1,400 RAI journalists, and he believes that Berlusconi is intentionally destroying public television. La RAI nell'epoca Berlusconi, e nonostante tutti i proclami di centralità fatti dai gruppi dirigenti insediati da Berlusconi al vertice della RAI sta perdendo nei confronti di Mediaset. Questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda specificamente l'informazione, avvertiamo una pressione ancor più forte nei confronti dell'autonomia dell'informazione. E spesso il direttore dice ai giornalisti: guardate che mi è arrivata una telefonata, questa cosa non si deve più vedere. È successo sempre, è questione di dosi. Mai con questa gravità. Con questa violenza non era successo mai. During the recent war in Iraq, RAI's journalists felt pressure to support Berlusconi's pro-war stance. La bandiera della pace al TG1 ha avuto difficoltà ad essere ripresa e la RAI, a proposito della pace, non ha dato la diretta della grande manifestazione che ci fu in Italia a metà febbraio. Noi abbiamo avuto problemi a usare la parola pacifisti, non si poteva dire pacifisti, oltre alle bandiere naturalmente. Cos'è che bisognava dire? Disobbedienti. Disobbedienti. Bisognava sostituire sì. Pacifisti a disobbedienti. Poi oltretutto le notizie che non vanno in onda, cioè fatti, intere notizie che non vengono date. Oppure l'impaginazione, no? La priorità delle notizie è scelta con criteri che non sono giornalistici, ma rispondono a logiche diverse, di carattere più politico. At campaign appearances, Berlusconi makes sure every fan goes home with an autograph. Carlo Freccero knows Berlusconi better than most. Lui vuole piacere a tutti. Ecco, lui è ossessionato da sedurre chiunque. Lui deve essere il più simpatico, il più brillante. L'ossessione della seduzione ha. È il vero veramente rockstar. L'onorevole Chiara Moroni. Viviana è l'unica con la quale ti potrei tradire. Il pensiero critico per lui è un grande difetto, perché sa che il pensiero di critica è una censura, è una sottrazione al essere big. Late May 2003. Summer is heating up. Across Italy, local elections are underway. Francesco Vaccaro, Forza Italia's youngest candidate, is running in Rome. He's a typical Berlusconi supporter, firmly believing his hero is being persecuted in the SME corruption trial, that his legal problems are just a political smear. La provincia per Forza Italia. Va bene. Lei andrà a votare domenica? Certo. Lascio anche il mio. Mi raccomando, è necessario un voto per cambiare. Vediamo. Io ho 23 anni, ho utilizzato come slogan la forza di un giovane, il coraggio del cambiamento. Faccio politica con Forza Italia, con Silvio Berlusconi. Buongiorno signora. Posso lasciarmi un medaglio? Mi chiamo Vaccaro, mi cambio di provinciale.